In questo video ti parlo di uno degli elementi più importanti per fare video podcast, ovvero la luce. E in questo video ti parlo appunto di una luce piccolissima e leggerissima e anche relativamente economica che può essere un ottimo inizio per illuminare i tuoi video o video podcast, insomma, per i tuoi contenuti. Iniziamo. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di luce. La luce è un elemento spesso molto sottovalutato, perché la prima cosa che si tende a fare è quella di comprare le luci LED, ovvero le luci colorate come quelle che vedi qui dietro di me, pensando che quelle siano le luci principali per fare video o video podcast. In realtà sono le ultime luci che bisognerebbe comprare, perché prima ci sono le luci importanti, ovvero quelle che illuminano il soggetto, che illuminano te o te e il tuo ospite, insomma, le luci fondamentali. Nel mio studio ho diverse luci, ne ho provate diverse, anche in studi di amici, ho avuto modo di provarne tanti. Ho comprato poco tempo fa questa luce molto piccola, della quale ti parlo in questo video, mostrandotela, facendotela vedere, raccontandoti le caratteristiche, quindi sarà un video abbastanza completo su questa luce. Voglio consigliarti questa luce perché secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e se stai iniziando, se hai una stanza piccola e quindi non hai bisogno di una luce gigantesca, ma hai bisogno di una luce che ti illumini bene, che sia anche piccola da poter magari riporre perché non hai modo di lasciarla sempre in giro nella stanza, ecco, questa è sicuramente una luce adatta. La luce di cui ti parlo in questo video è questa, è della Neewer o Neewer, come lo vuoi pronunciare, HS60B, una luce da 60 watt che, come puoi vedere, entra in una mano. È veramente piccolissima. Ora ti racconto un po' di caratteristiche. Allora, è 60 watt. 60 watt vanno bene per illuminare una persona all'interno di uno studio? Sì. 60 watt vanno bene, a patto però, e questa è una cosa che devi tenere sempre molto a mente, a patto però che lo strumento che stai usando per riprenderti, fotocamera, action cam, smartphone, webcam o qualsiasi cosa tu abbia, sia abbastanza evoluto da permetterti di avere una regolazione tale da far apparire questa luce come una luce buona. Non so se sono stato chiaro, però il senso qual è? Se tu hai una luce, facciamo finta questa, ma la tua macchina fotografica è scarsissima perché hai una lente con un'apertura da 4.5 per esempio, ciaone, cioè non ci fai niente con questa, ti servirebbe un faro dello stadio. Ok, quindi non è un problema di questa luce, il problema è della tua fotocamera. Se hai un telefono vecchio che ha un'apertura abbastanza alta, non ce la farai, ti serviranno luci molto più grosse, ma non ha senso comprare luci grosse perché al di là del fatto che costano un sacco di soldi, sono anche grosse così e pesanti, quindi non ti conviene. La cosa migliore da fare è scegliere una webcam, un telefono, un action cam, una macchina fotografica e quindi la lente della macchina fotografica in modo tale che abbiano un'apertura quanto più bassa possibile. In questo momento io sto girando a f1.4 che è una signora apertura. Ok? Bene. Chiarito questo, perché questo discorso vale per qualsiasi luce, ok? Non solo per questa. Qualsiasi luce tu utilizzi, più la tua macchina fotografica, telefono, smartphone, action cam è performante da un punto di vista di apertura e quindi di luminosità, più puoi prendere delle luci anche non chissà quanto costose o chissà quanto grandi e pesanti. Chiaro? Spero di essere stato chiaro, ma se no commenta e io ti rispondo, ovviamente dandoti maggiori informazioni. Quindi io sto girando a 1.4, infatti le mie luci sono bassissime, sono luci da 60 watt entrambe, quelle che mi stanno riprendendo in questo momento, ma sono tipo una al 5% e l'altra all'8%. Perché? Perché ho una lente di 1.4. Andiamo avanti. Allora, ti dicevo, io ho un po' di appunti qui perché voglio essere sicuro di raccontarti tutto. Abbiamo detto 60 watt. Questa luce qui nello specifico è semplicemente bicolor, cioè può essere luce calda o luce fredda. Infatti arriva da 2007 a 6005 gradi Kelvin, 2007 luce calda, 6005 luce fredda. In questo momento io ce l'ho settata anzi quando la utilizzo comunque tutte le mie luci sono settate a 5600 gradi Kelvin, che dovrebbe essere la temperatura della luce solare, orientativamente. Però se ti piace più caldo, più freddo, è un gusto personale, ok? L'importante è che la gradazione Kelvin della luce corrisponda al bilanciamento del bianco che hai fatto nella camera, nello smartphone, nell'action cam o dove ti pare. Se quello che ti sto raccontando ti sembra un po' strano, dici Ale, ma che cos'è il bilanciamento del bianco? Sul mio canale trovi una playlist nella quale ti parlo di tutte queste cose, ok? Quindi non spaventarti se utilizzo termini tecnici perché ci sono video dove ti spiegano tutto.
Quindi dicevo, è una luce che puoi regolare tra caldo o freddo. Non è questo modello una luce RGB, ovvero non ti dà tutti i colori del mondo. Ma esiste il modello che è HS60C, se non ricordo male, anzi sicuramente così, ma ti lascio tutti i link in descrizione, che fa, oltre al bianco e al giallo, quindi luce calda, luce fredda, ti dà anche tutti i colori del mondo. Quindi se hai bisogno di una luce colorata, ma non per sparartela addosso, ma per illuminare un fondo, per esempio, prendi il modello C, che sicuramente fa il caso tuo. È identica, soltanto che è RGB. Ok? Non cambia niente, esteticamente è la stessa, semplicemente anziché esserci la lettera B c'è la lettera C. B è bicolor, C è color, non lo so, va bene. Ha un'illuminazione di 3500 lux, quindi molto luminosa. Ti devo dire la verità, per essere un giocattolino così piccolo, è vero che io ho la mano grande, però guarda un po', ok? È veramente qualcosa di minuscolo. Considera che tu questa qui la tieni, questa è la luce, è questa qui, questo cubetto. Ok? Ma ne parliamo dopo, te la faccio anche vedere in azione, ovviamente. Una cosa interessantissima di questa luce è il CRI, ovvero l'indicatore di resa cromatica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è quello che ti consiglio di guardare nelle luci. È un indicatore che ti racconta con un numero, in questo caso 97+, quindi quasi 100, quasi il massimo, ti racconta la qualità della luce. Cioè, il verde è verde, il giallo è giallo, il rosso è rosso, la luce bianca è bianca, eccetera, eccetera. Ok? Ti dà una fedeltà nei colori. Più è alto questo numero, ma di solito queste luci partono da 95, un CRI da 95, arrivano fino a queste qui economiche 97, poi quelle lì super professionali anche di più. Ma quindi già se è 95 va benissimo. Questo è 97. E quindi è una cosa molto interessante. Ha 12 effetti di scena che io non utilizzo mai, che sono la luce della candela, la luce dei paparazzi, quindi il flash fotografico, la televisione, insomma, cose che non mi interessano, però ce l'ha, nel caso ti serva. Ha un'app veramente, veramente interessante dove puoi accendere e spegnere la luce, puoi regolare l'intensità, puoi regolare il calore, quindi in gradi Kelvin tra 2007 e 6005, insomma puoi fare tutto quello che ti serve. Tra l'altro dietro c'è anche un display con 2 tastini manopoline, ok? Quindi molto semplice. Uno è questo qui è tra 2007 e 6005, questo è da 0 a 100. Semplicissimo, ok? Bene. Ha un tasto on-off, ovviamente. Quindi ha un'app comodissima, ha una alimentazione che può essere fatta con USB-C, che è quella che utilizzo io, infatti io ce l'ho qui sopra di me, con un cavo USB-C che va in corrente. Quindi super, super, super comoda, ma dalla custodia, guarda che bella custodia che arriva. Questo video non è sponsorizzato, l'ho comprata con i miei soldi su Amazon. Però se il signor Newer, quello che vuole, è interessato a sponsorizzare, mi contatti. Allora, questa custodia rigida, guarda che bella, ti dà anche ovviamente l'alimentatore, ok? Io non lo utilizzo sinceramente perché è così bello poter avere un cavo USB, adesso non rientrerà mai più qua dentro. È così bello poter avere un cavo USB-C con massima libertà senza avere questo trasformatore gigante. Però se tu vuoi usarlo così, liberissimo di farlo, non hai nessun tipo di problema, perché esce dalla confezione, molto carina anche se te la devi portare in giro fondamentalmente. Ovviamente puoi attaccarlo anche a un power bank, se tu vuoi portarla in giro per utilizzarla in strada o la vuoi portare a casa di un amico o in un garage dove non c'è una presa della corrente, gli attacchi tramite USB-C un power bank e è risolto. Ha una ventola, non so se la riesci a vedere qui, questa qui è una ventola che si attiva. È molto silenziosa, ti dico la verità. Si attiva però quando alzi quando alzi la potenza della luce oltre una certa intensità, ok? Si attiva perché giustamente la deve raffreddare, se no si brucia. Questo funziona in tutte le luci. Questa qui che ho qui alla mia destra ha una ventola in questo momento che si sente, però per fortuna il microfono non la prende. Questa qui che ho alla mia sinistra ha un'intensità più bassa, non si sente la ventola, ma sono anche 2 tipi di tecnologia diversa, però tutte le luci hanno la ventola, ok? Dalla confezione viene fuori, oltre a questo, allora la luce va utilizzata non così perché ti accechi, così se la devi sparare contro un muro, ok? Per illuminare il fondo, ti consiglio di mettere questo se hai bisogno di illuminare te. Perché questo? Perché sennò diventi cieco. Perché 60 watt con questo LED così potente ti va negli occhi dopo, ciao. Ok, quindi adesso non riesco a metterlo più.
Aspetta, ok, messo. Questo qui serve, è una sorta di plastica, gomma, che serve ad ammorbidire la luce. Una cosa importantissima che stavo dimenticando di dirti: le luci, quelle lì, non voglio dire serie, però le luci hanno di solito un attacco che si chiama Bowens, che è lo standard, ok? Bowens è l'attacco dove tu metti una lanterna, un softbox, quello che ti pare. Le luci così piccole non hanno l'attacco Bowens, alcune hanno il mini Bowens, altre hanno un attacco proprietario, in questo caso è un attacco Neewer, ma hai due alternative. Se vuoi mettergli un softbox o una lanterna, hai due alternative: o compri la lanterna di Neewer che ha questo attacco qui, quindi togli questo e metti la lanterna che è abbastanza grande e sicuramente molto migliore rispetto a questo, costa circa 50 euro, ma ti lascio il link in descrizione. Oppure ti compri sempre della Neewer o Neewer, quello che sia, un adattatore che da attacco Neewer o Neewer lo fa diventare attacco Bowens, e quindi là ci puoi mettere qualsiasi tipo di softbox o lanterna. Questa è una cosa interessante perché io ce l'ho così perché ce l'ho in alto che mi spara dietro, ok? E illumina il fondo, ma nel tuo caso potresti volertela sparare addosso, quindi vorresti essere illuminato, e quindi ti conviene usare o la lanterna se vuoi una diffusione molto più ampia, o un softbox se vuoi una diffusione molto più stretta e concentrata, soprattutto poi se gli metti anche il nido d'ape. Ma se non sai di cosa sto parlando, sul mio canale trovi video che ti raccontano anche questo. Sul mio canale c'è tutto. Spesso quando mi fate commenti, nella maggior parte dei casi io dovrei dire: guarda, c'è già un video, vattelo a vedere, però rispondo comunque. Però ci sono video di tutto, cioè ce ne sono più di quasi 600 video, quindi ci sono veramente nel momento in cui ti faccio questo video, quindi c'è la risposta a tutte le domande, ok? Quindi se non sai che cos'è un softbox, una lanterna, trovi video sul mio canale. Ti ho già detto che ti lascio in descrizione il link di questa, il link della versione RGB, quindi colorata, il link del softbox, della lanterna, scusami, che si collega direttamente, e il link dell'adattatore che da attacco Neewer lo fa diventare attacco Bowens. A questo punto accendiamo questa luce e vediamo come funziona. Ok, adesso ti faccio vedere questa luce in azione. Quindi che cosa faccio? Spengo prima le due luci, ok? E accendo soltanto questa. Ok? Questa qui è l'unica luce. Ora te l'ho messa un po' di taglio perché non riesco a metterla davanti, però mi interessa farti vedere la qualità della luce. In questo momento tramite app sono al 15% e sono a 5600. Te la giro, te la metto molto più fredda, al massimo 6500. Guarda l'incarnato. Mettiamo a 2700. Guarda come diventa tutto giallo. Ok? Benissimo. Per questo io la uso a 5600 perché ho settato la mia fotocamera e tutte le mie luci a 5600, quindi utilizzo sempre quella. In questo momento è al 15%. 15%, posso arrivare al 39%, guarda quanto è forte. Questo è 0, diciamo già un 10, poi dipende dai tuoi gusti, riportiamolo a 15 come era prima. Ok, in questo momento, ti ripeto, non è davanti, un'unica luce non è davanti, avrei dovuto avere qui un pannello riflettente in modo da illuminare anche quest'altra parte del volto, però facciamo finta che va bene così. Volevo farti vedere la potenza, perché è al 15%. Ok, questa è l'app, è al 15%. La vedi la prima? Perché è storto, ok, 15%. È veramente molto potente, 15% è veramente tanto e ti permette di illuminare tutta la scena, ok? Chiaro qual è il punto? Prima io avevo due luci con softbox molto grandi, quindi era un'altra qualità. Questa qui però ha un CRI 97 che è molto alto e in più è una luce veramente molto potente. Quindi se hai bisogno di una luce per illuminare i tuoi video, una luce che sia piccola, sia facilmente trasportabile, sia leggera ma anche potente e non vuoi spendere un capitale, questa luce secondo me fa al caso tuo. Se hai bisogno anche di una luce colorata, ripeto, non per illuminare te ma per illuminare il fondo, prendi la versione C, la versione RGB, in modo tale che sia funzionale. Ovviamente se compri una sola luce RGB o la spari al muro colorato o te la spari addosso con la luce giusta. Quindi te ne servirebbero due in realtà, una per illuminare il fondo se ti serve e una per illuminare il soggetto laddove ti serve. Ok, magari hai già delle luci che illuminano te e cerchi una luce piccola per illuminare il fondo, 60 watt è perfetto, illumina tutta la stanza e te lo fai in colore meraviglioso. Io che cosa faccio? Ti do un piccolo tip se sei arrivato fin qui, perché la maggior parte delle persone non arrivano fino a fine video. Io utilizzo delle gelatine. Nel momento in cui utilizzo delle gelatine, sono fogli che costano 1 euro, 2 euro,
Nel momento in cui la metti davanti alla luce, vedi? Non mi importa avere la luce colorata, posso ottenere lo stesso effetto. Le gelatine ci sono di tutti i colori. Quindi, quando la metto su, in realtà, e la sparo verso un lato, verso questo lato qui, io gli metto quella gelatina davanti e ce l'ho blu. Quindi ho comprato questa, che costa meno rispetto alla versione RGB, e posso usarla tranquillamente anche con la luce blu. È un piccolo espediente, un piccolo trick che volevo dirti. Quindi se hai già comprato questa luce oppure vuoi risparmiare perché dici vabbè non lo so se utilizzerò mai le luci colorate, inizio a prendere questa che costa meno, sappi che se un giorno ti serviranno le luci colorate ti basta comprare le gelatine, ti lascio magari dei link in descrizione e hai risolto. Bene? Ok, spero che questo video ti sia stato utile, se hai dubbi, domande, curiosità commenta e come al solito io sono qui e ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo settimana prossima.